Ricordi la vendita virtuale di Casale San Marco nelle campagne marchigiane? È stata una vendita eccellente per il gruppo Great Estate, le cui carte vincenti sono stati due tra i servizi più innovativi offerti dal nostro gruppo, il Property Finder e le visite virtuali, oltre ovviamente alla forza del nostro team. Di questo oggi ci parlerà uno dei protagonisti di questa vendita, Roberto Vigera, che ha magistralmente gestito i clienti acquirenti di Casale San Marco. Benvenuto Roberto e complimenti per questo tuo ultimo successo. Innanzitutto, vuoi parlarci un po' dei nuovi proprietari di Casale San Marco? Senz'altro, molto volentieri, grazie Chiara. I nuovi proprietari di Casale San Marco sono Susan e Jed Bradshaw, e sono dei clienti statunitensi con i quali ho iniziato i contatti a gennaio del 2021, praticamente a gennaio di quest'anno. Sono delle persone splendide, con una bellissima famiglia e che passeranno in Italia probabilmente diversi mesi all'anno, anche con l'intento però di affittare la loro bellissima casa nelle Marche. Quale proprietà stavano cercando? Che tipo di proprietà? Qui si apre un piccolo mondo perché all'inizio della ricerca non avevano le idee proprio chiare sulla tipologia di immobili che stavano cercando. Di sicuro durante le nostre prime conversazioni, i primi scambi di mail, abbiamo cercato di approfondire questo tema, però erano comunque abbastanza aperti. Loro cercavano sicuramente una proprietà con delle caratteristiche tipiche, quindi un casale in campagna con una bella vista, posizione panoramica, un po' di terreno, piscina, ma erano anche aperti a valutare delle belle case in centro storico, terratetto, indipendenti, con terrazza o con giardino vivibile, sempre con degli scorci panoramici. Quindi diciamo all'inizio è stata un po' come dire, non è stato facile per me riuscire a far combaciare le loro idee con quello che poi era effettivamente presente sul mercato, anche perché loro erano, come dire, innamorati delle nostre campagne, indipendentemente dalla location, che doveva avere delle caratteristiche, diciamo, di bellezza di campagna, colline, uliveti, vigneti, vista ampia, del verde intorno sicuramente, però non è che avevano delle zone specifiche, non so, tipo centro Toscana, Umbria, e quindi erano aperti sia alla Toscana che all'Umbria che alle Marche. E quindi abbiamo iniziato tutto un processo di ricerca assieme, più che altro sfruttando il lavoro, diciamo, da remoto, quindi molte videochiamate per cercare appunto di instaurare un rapporto di fiducia. Io inviavo i link delle proposte, loro me ne suggerivano altri, ci confrontavamo molto. Questo, diciamo, rapporto iniziale ha fatto sì che loro prendessero fiducia nei miei confronti, anche perché cercavo sempre di dare delle risposte molto precise e dettagliate a quello che loro mi chiedevano, e tramite, diciamo, questo scambio che abbiamo avuto, molte video call, molte mail, molti messaggi, alla fine abbiamo comunque sia convenuto di optare per la scelta dell'incarico in esclusiva per l'acquisto. Sì, questo infatti era una delle prossime domande, perché appunto la vendita di Casale San Marco si è caratterizzata per due aspetti fondamentali. È stata una vendita virtuale, quindi diciamo che è stata conclusa a distanza, e poi è arrivata a seguito del conferimento di un property finder da parte dei clienti acquirenti. Ecco, vorrei soffermarmi un attimo su questo secondo aspetto, appunto, perché in quale modo, diciamo, i clienti sono arrivati alla decisione di affidarti un property finder. Come ti ho già in parte anticipato nella mia risposta precedente, innanzitutto credo che quell'elemento sia stato, diciamo, la chiave per poi raggiungere l'obiettivo della vendita per noi, dell'acquisto della miglior casa possibile per le loro esigenze e per i clienti.
perché diciamo, si è instaurato da subito un bel rapporto, diciamo, con i clienti, no? Molto proattivo, sia da parte mia che anche da parte loro. Loro erano molto motivati a cercare una casa con determinate caratteristiche, anche se aperti a molte location e a un paio di tipologie di casa diversi, però erano molto motivati. Ho deciso di seguire la loro motivazione, cercando di proporre il Property Finder in modo da aiutarli prima in una prima fase a capire meglio qual era la tipologia e anche la zona ideale per loro. Dopodiché poi in una seconda fase avremo poi scelto, magari fatto la selezione delle proprietà veramente interessanti e all'interno della quale avrebbero trovato, diciamo, la proprietà, o almeno speravo avrebbero trovato la proprietà ideale per le loro esigenze. In effetti siamo partiti da una lista iniziale di 20-25 proprietà, quindi per poi scendere piano piano anche tramite il servizio delle videovisite, che è stato fondamentale e che ovviamente può essere fatto in determinati modi così dedicati e così capienti solo quando c'è un Property Finder firmato. I clienti, diciamo, hanno riconosciuto in noi, nella mia persona, ma nella nostra struttura in generale, una struttura veramente professionale che dava delle risposte concrete, precise, dettagliate, e a quel punto si sono sentiti confident, a loro agio nell'assegnare a noi un incarico in esclusiva per la ricerca da remoto, che vedevo che piano piano sarebbe potuta diventare anche un acquisto da remoto, perché Susan e Jed sono persone, o comunque sia, le ho conosciute come persone anche, diciamo, sicuramente predisposte all'innovazione, predisposte a fare questo tipo di passo anche da remoto. Un'ottima apertura mentale per... Assolutamente sì, probabilmente è una cosa, diciamo, molto più americana, che come sempre sono sempre diciamo uno stato, sono delle persone molto più predisposte a tutti quelli che sono i sistemi di innovazione tecnologica in tutti gli ambiti lavorativi, e sicuramente appunto si è creato questo rapporto che ha fatto sì che loro scegliessero di optare per la firma del Property Finder, e da lì abbiamo iniziato tutto quel percorso, appunto, della quale ti ho accennato, un po' magari approfondiremo, di iniziare le videovisite, che a loro sin dall'inizio è un servizio che è piaciuto moltissimo e sul quale siamo confrontati tantissimo e che li ha aiutati tantissimo nell'arrivare alla scelta della proprietà giusta. Dunque Roberto, ricollegandomi proprio a questo tuo discorso, abbiamo capito quindi che i clienti Susan e Jed non hanno mai visto nessuna proprietà fisicamente, quindi dal vivo, ma solo attraverso, diciamo, le nostre visite virtuali. Ricordi quante sono state le proprietà che non solo che tu gli hai proposto, ma quelle che loro hanno poi deciso effettivamente di visionare tramite i nostri servizi virtuali? Se ricordo bene, abbiamo dapprima iniziato a fare una selezione di proprietà partendo dalle nostre proprietà sul nostro sito e su altri portali immobiliari che pensavamo potessero avere le caratteristiche giuste per loro. Quindi abbiamo selezionato, mi sembra, 25-28 proprietà, e di quelle abbiamo poi deciso di effettuare credo un 16-18 videovisite in varie modalità live oppure modalità remota con la GoPro. Io poi inviavo i video a loro, interni, esterni, strada di accesso, contesto, paese più vicino, e quindi loro probabilmente con questa seconda modalità si sono trovati meglio e abbiamo deciso poi di proseguire in questa modalità. È stato molto utile ovviamente perché loro si sono anche resi conto delle diverse zone
tra Toscana, Umbria e Marche, perché comunque facevo dei video ma anche una spiegazione poi del tipo di contesto della zona all'interno della quale era stata individuata la proprietà. E quindi alla fine, diciamo, non so esattamente il motivo, però le case nelle Marche sono risultate quelle più confacenti con le loro esigenze per determinate caratteristiche costruttive, la luminosità. Casali nelle Marche generalmente sono comunque sia più luminosi, hanno aperture più ampie, probabilmente perché sono state costruite o ristrutturate in modo diverso, e molte di queste avevano delle grandi cucine spaziose, conviviali, con la zona pranzo tutta aperta, cosa che abbiamo fatto più fatica a trovare, diciamo, in Toscana e in Umbria. Quindi, diciamo, la loro scelta alla fine si era concentrata su 2 o 3 proprietà nelle Marche. Ottimo. E veniamo adesso un attimo alla trattativa. Ci racconti brevemente come si è svolta? Ma la trattativa, diciamo, alla fine di questo percorso poi è stato scelto Casale San Marco, che comunque aveva delle caratteristiche ideali per loro, che raccoglieva un po' tutto quello che stavano cercando: una bellissima vista, piscina, un bel giardino, un bel carattere, la superficie ideale per loro. E quindi, diciamo, lì abbiamo fatto comunque sia 2 o 3 visite virtuali, dopodiché loro si sono detti comunque sia pienamente fiduciosi di quello che avevano visto, totalmente a loro agio per andare avanti con una proposta d'acquisto seria e concreta. Quindi abbiamo fatto tutti gli step necessari per fare la trattativa vera e propria. Quindi abbiamo iniziato la verifica di tutti i documenti, in modo da arrivare ad una proposta d'acquisto seria e concreta che loro potessero firmare in totale tranquillità, già avendo, diciamo, sul tavolo tutte le carte per capire se c'era qualcosa che doveva essere rettificato, aggiornato, regolarizzato. Direi che la trattativa è stata molto veloce, durata circa 7-10 giorni, con una tempistica classica, con un po' di, diciamo, offerta, controfferta, chiusura. Fondamentalmente c'è stata un po' di dialettica tra le parti che abbiamo gestito bene assieme ai colleghi delle Marche, che devo dire... Ricordiamo sono Stefano Marini e Bianca Zampaloni. Stefano Marini e Bianca Zampaloni del gruppo di Vinci Properties, con i quali mi sono trovato veramente molto, molto bene. Perfetto Roberto, quindi diciamo una vendita che è arrivata, una vendita virtuale che è arrivata dopo il conferimento da parte dei clienti di un property finder e a seguito di una trattativa, diciamo, lineare e veloce. Quindi direi per te una grandissima soddisfazione. Sì, direi assolutamente di sì, è stata una bellissima soddisfazione. Non era la prima video vendita che effettuavo, quindi, diciamo, mi ero già aperto a questa tipologia, e quindi sono andato sicuramente ancora più convinto e spedito. Detto questo, effettivamente incarico di property finder, video vendita, sembra veramente di aver messo in pratica la metodologia perfetta per la vendita del 2021. Nel senso, grazie a tutte le dotazioni che ci siamo comunque, che abbiamo studiato, abbiamo poi deciso di mettere in pratica nel 2020 durante il lockdown. Credo che poi a monte ci sia anche una ottimale acquisizione della proprietà da parte dei colleghi delle Marche, magari con un prezzo di richiesta che rispecchiava quello che era il reale valore di mercato del casale. Sì, assolutamente sì. Ti ripeto, Stefano Marini e Bianca Zampaloni sono i colleghi delle Marche con i quali ho effettuato la compravendita. Con loro mi sono trovato benissimo, 2 grandi professionisti. La proprietà è stata acquisita, credo, come primo contatto da Bianca, era già sul mercato probabilmente, però insomma è stato fatto comunque sia un ottimo lavoro, un prezzo lineare di mercato interessante, che è stato comunque sia percepito così anche da clienti acquirenti quando abbiamo visionato la casa.
quindi sicuramente di nuovo lo strumento di valutazione best price è stato utilissimo. Penso anche alla raccolta di tutta la documentazione tecnica, Raccolta di urbanistica, documentazione tecnica, urbanistico-catastale, diciamo, è stata fatta in modo esemplare, seguendo quello che comunque sia il nostro metodo di approccio alle trattative. Sono state trovate ovviamente delle cosettine da regolarizzare dal punto di vista come accade urbanistico-catastale. spesso per i catastali di campagna. Assolutamente sì, è stata fatta diciamo una due diligence tecnica, strutturale a carico ovviamente dei miei clienti acquirenti, che ha riscontrato diciamo alcune incongruenze nell'immobile, che però poi sono state diciamo evidenziate e fatte sanare ai clienti venditori prima del rogito. Quindi comunque diciamo alla fine della procedura, della proposta di acquisto, la situazione era già molto chiara, infatti poi non ci sono state problematiche nel corso del proseguo della trattativa fino al rogito finale che è avvenuto diciamo. Quindi diciamo che il rogito ha formalizzato comunque una situazione Sì. più che positiva che si era Sì, creata. assolutamente. Prima abbiamo fatto un contratto preliminare trascritto prima verso giugno e poi il rogito a settembre, ma diciamo ad aprile la situazione già era abbastanza cristallizzata per le parti e poi fondamentalmente non ci sono stati altri intoppi, ecco. Perfetto Roberto, la nostra intervista si conclude qui. Io ti ringrazio come sempre per la tua disponibilità, per aver condiviso con noi questa tua esperienza professionale, questo tuo successo. Quindi che dire, ci rivediamo alla prossima intervista. Grazie mille. Noi come sempre ci vediamo su tutti i canali social del gruppo Real Estate e sul nostro magazine. A presto!